chi vincerà il Festival di Sanremo 2026. In questa puntata di Forzinet cercheremo di fare il punto della situazione a 2 settimane dall'inizio della kermesse musicale più importante d'Italia. Ci sono tanti nomi, si è parlato tanto del cast molto discusso e non solo del cast, anche degli ospiti che ci saranno, ma non è questo il focus di questo video. Prima di entrare nel merito della questione, per quanto riguarda il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube qualora aveste piacere nel seguire i miei video e magari anche di lasciare un like proprio a questo che state seguendo adesso. Allora, i favoriti della vigilia erano sicuramente Fedez e Masini in coppia, così come Tommaso Paradiso, che sono tra i nomi più importanti e più altisonanti in generale, sia perché Tommaso Paradiso non ha mai partecipato al Festival di Sanremo e aveva anche rilasciato delle dichiarazioni abbastanza discutibili qualche anno fa in merito al fatto che non avrebbe mai partecipato, invece poi presenterà sul palco dell'Ariston proprio in questa edizione, ma comunque erano delle dichiarazioni buttate lì in quel momento. E poi, vabbè, la coppia Fedez-Masini già ci ha stupito l'anno scorso nella serata cover con un'ottima esibizione di Bella Stronza di Marco Masini, quindi credo che quest'anno possano riproporre qualcosa di interessante. Ovviamente bisogna sempre ascoltare i brani in gara prima di giudicare. I gusti sono soggettivi, però ci sono diverse componenti da considerare, non soltanto il pubblico, ma anche le altre giurie che voteranno. E proprio per questo motivo credo che lì, con i giornalisti che hanno già ascoltato i brani e presumo anche coloro che sono addetti ai lavori per quanto riguarda il mondo delle radio e delle TV, credo che chi ha già ascoltato i brani possa avere comunque già un'idea, come abbiamo visto dalle varie pagelle sui siti, sui quotidiani e quant'altro. Quindi credo che un'idea già ci sia di massima. I voti più alti sono stati ottenuti da Dito nella piaga, c'è stata anche una media complessiva di tutti i giornalisti che hanno votato. Dito nella piaga quindi potrebbe essere una delle favorite, così come Fulminacci, che avrebbe un brano molto interessante a quanto pare. Non a caso nelle quotazioni proprio Dito nella piaga e Fulminacci hanno scalato diverse posizioni, perché prendendo solo il singolo nome al momento dell'annuncio, Dito nella piaga e Fulminacci, era chiaro che non potessero suscitare l'interesse immediato del pubblico, nonostante siano dei cantanti ormai affermati e che già hanno partecipato entrambi al Festival di Sanremo in passato. Quindi per me possono far bene, potrebbero essere gli outsider, ma al momento la favorita numero uno, un po' sorpresa per quanto mi riguarda, è Serena Brancale, che porterà un brano dedicato alla madre e chissà che non possa effettivamente fare la differenza con questo brano, con questa canzone, perché al momento, andando a vedere i bookmakers, Serena Brancale è balzata in testa a tutte le classifiche. È colei che è data per assoluta favorita, perché c'è un gap importante tra Serena Brancale, che vi dico semplicemente una delle quotazioni è data a 3,50 contro per esempio Saif, che adesso è 7, un altro nome che ha scalato molto le gerarchie. Già all'inizio comunque era inserito tra i potenziali favoriti e adesso si conferma ed è lì. Ma anche Fedez e Masini e Tommaso Paradiso, che restano tra i papabili vincitori e tra i candidati quindi al successo finale, sono indietro, sono a 7,50 entrambi, quindi al momento mi sembra una lotta aperta, ma fino a un certo punto. Io mi ricordo le quote dell'anno scorso, perché comunque i bookmakers li andiamo a vedere un po' tutti per orientarci, non avendo grandi appigli, fino a quando non sentiamo le canzoni, ci aggrappiamo un po' a tutto, ci aggrappiamo, che so, appunto alle pagelle che vengono fatte dai vari siti, da coloro che hanno ascoltato le canzoni, ma lì è molto soggettivo, infatti ci sono pareri molto discordanti su tanti artisti, poi ci sono anche dei pareri che invece concordano, vedi come già detto Dito nella piaga o Fulminacci, che hanno ricevuto tutti voti molto alti, però faccio un altro esempio, le bambole di pezza, c'è chi ha dato una ampia sufficienza alle bambole di pezza, chi invece le ha bocciate completamente. Io ora non ho ascoltato i brani e quindi non so come andrò a classificare nella mia personale lista di canzoni quel brano così come gli altri, però i giudizi sono sempre soggettivi. Le quote invece, basandosi anche su delle analisi proprio statistiche su chi potrebbero votare, su come potrebbero andare le votazioni in generale, credo che siano un pochettino più oggettive. E ripeto, l'anno scorso io mi ricordo che Olli era ampiamente favorito, ma c'erano delle quote un pochettino più allineate in generale, non era proprio
scontatissima la vittoria di Holly, o addirittura 2 anni fa, quando invece a vincere è stata Angelina Mango. Ricordo che Angelina era tra le favorite per le quote, però c'era Annalisa che era nettamente favorita e c'era Joliet, erano loro tre a giocarsela, sono loro tre che sono arrivati sul podio, c'era anche qualche altro nome, mi ricordo, che poteva ambire a vincere, ma c'era una linea di equilibrio. Ovviamente diciamo anche che le quote possono un po' lasciare il tempo che trovano, perché comunque vedi il caso più recente di Annalisa, che era data per favorita nel Festival di Sanremo 2024, alla fine invece è arrivata terza, giusto per fare un esempio. Proprio per questo motivo credo che tutto potrebbe essere ribaltato al momento dell'ascolto delle canzoni da parte del pubblico, perché il pubblico poi potrebbe schierarsi da una parte o dall'altra. Bisogna sempre tenere presente che ci sono dei fedelissimi che il pubblico ha e che vota magari anche a prescindere un po' dalla canzone, e questo è un esempio che vale soprattutto per gli ultimi anni, e gli esempi sono penso abbastanza chiari. Non che chi ha vinto o chi è arrivato nella cinquina finale o sul podio non meritasse, assolutamente, però i fan di determinati artisti è logico che vadano a votare quell'artista a prescindere dalla canzone, e questo sicuramente influenza il voto del pubblico. Poi ci saranno anche da valutare altri fattori, chiaramente, che secondo me sono da tenere presenti e da sottolineare, perché è sempre importante fare una valutazione complessiva. Ma allo stato attuale delle cose, al momento in cui vi parlo io, quando mancano 2 settimane all'inizio del Festival di Sanremo 2026, la favorita sembrerebbe essere Serena Brancale. Quando è stata annunciata tra i cantanti, quando è stato annunciato il titolo della sua canzone, non figurava tra le favorite, sicuramente non era la favorita numero uno. Adesso le cose sono cambiate con l'ascolto dei brani, questa è una variazione molto significativa. Come ho già detto, le quote possono anche lasciare il tempo che trovano, ma la variazione è molto significativa proprio in funzione del fatto che sia stato ascoltato il brano. Quindi valgono molto più le quote che fanno i bookmakers una volta che i brani sono stati ascoltati. Al momento sembrerebbe Serena Brancale favorita numero uno, perché c'è un bel gap rispetto a Saif, Fedez e Masini e Tommaso Paradiso. Ma tutto potrebbe cambiare nel corso già dei prossimi giorni, ma soprattutto una volta entrati proprio nel cuore del Festival di Sanremo 2026. Ovviamente poi un po' più indietro nelle gerarchie, ma da non trascurare, ci sono, come ho già detto, coloro che ho già citato, ovvero Dito nella piaga e Fulminacci, ma anche Arisa ed Ermal Meta. Arisa anche era un artista che rientrava assolutamente nel lotto dei potenziali vincitori, soprattutto perché torna al Festival di Sanremo dopo tanti anni. È sempre stata un artista che ha portato dei brani molto intensi, molto importanti, e ha sempre fatto bene, ha vinto Sanremo Giovani, ha vinto Sanremo dei Big, quindi da Arisa si aspettano tutti molto, però rispetto all'inizio, quando magari sembrava potesse giocarsela con Tommaso Paradiso e la coppia Fedez-Masini che erano davanti a tutti, adesso è molto indietro perché è a 16 con Fulminacci di Dona Piaga e con Ermal Meta, è un altro artista che al Festival di Sanremo ha sempre fatto bene, quindi può anche lui ambire quantomeno ad entrare nella cinquina, poi vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda gli altri, le gerarchie sono ben definite, sarà molto difficile arrivare a giocarsi la vittoria, però potrebbe comunque qualcuno entrare nella cinquina. Io consiglio di tenere d'occhio Saldavinci, perché da come ho letto dovrebbe portare un brano sulla falsariga di Rossetto e Caffè, comunque che dovrebbe coinvolgere il pubblico. Se dovesse essere effettivamente così, allora Saldavinci potrebbe anche ambire ad entrare nella cinquina finale con coloro che sono al momento favoriti rispetto a lui. Quindi questo è il punto. Se devo esprimere il mio punto di vista, faccio fatica al momento, perché io, non avendo ascoltato i brani, non so effettivamente come potrebbe andare, però credo che ad oggi, se c'è qualcuno che può scalzare al primo posto virtuale Serena Brancale, possa essere proprio Saif, perché è il nome che già circolava prima tra i top, tra coloro che potevano ambire addirittura alla vittoria, è rimasto lì. Sono rimasti lì anche Fedez Masini e Tommaso Paradiso, però lui è rimasto lì e credo che in silenzio, una volta ascoltato il brano, potrebbe anche riuscire a scalare qualche gradino in più nelle gerarchie.
Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.